Oggi le aziende non competono più tra loro, a competere sono le loro supply chain. Questo è Talking Supply Chain, il podcast di Stesi dedicato a logistica, digitalizzazione e innovazione tecnologica. In molti vedono la logistica come un costo inevitabile per un'azienda. Oggi invece vedremo perché è proprio qui che si fonda il vantaggio competitivo. Siamo con Emilio Collot, Sales Director di Stesi, che ci parlerà di come calcolare il ROI di un progetto logistico. Ciao Emilio, Buongiorno. ti va di spiegarci che cos'è il ROI intanto e perché è così fondamentale per determinare il successo di un investimento? Ma ti dico di no, Elena. Ti dico di no perché quando parliamo di ROI è sempre spesso sottovalutato e calcolato in maniera semplicistica, cioè che cosa fa l'azienda, che cosa fa l'imprenditore o il manager? Prende il costo del progetto, della consulenza, dello strumento, dell'automazione, qualunque cosa sia, perché è facile da valutare. Hai la riga per una voce di costo, un'altra riga per un'altra e vedi cosa viene fuori nella tua offerta. In realtà, per calcolare veramente il ritorno dell'investimento, bisogna andare un attimino più a fondo e pensare a che cosa. Quanto mi costa l'inefficienza? Quello è quella è la vera domanda a cui rispondere, perché un errore di picking in sé, che cos'è? Prendo una cartellina piuttosto che un'altra, cosa vuoi che sia? In realtà però sotto sappiamo che ci sono dei resi, sappiamo che c'è un cliente che potenzialmente si lamenta, una mancata produzione di un pezzo, che cosa vuoi che sia? Niente. Però si porta dietro tutta una parte di danno d'immagine, si porta dietro tutta una parte di customer service che devi investire, perdere tempo per andare dietro a quelle che sono state le problematiche. Quando mi chiedi che cos'è il ritorno dell'investimento e quanto vale, che cosa ti rispondo? Ti rispondo che è il valore che ha eliminare un mal di pancia, eliminare e risolvere un problema. E spesso questi problemi non si presentano, non vengono a bussarti alla porta, non è che sia una cosa manifesta, spesso sono nascosti, insidiati. È come un po' in agricoltura, se vogliamo, dove campo di terra non è che ti dice guarda che l'anno prossimo avrai le erbacce, te ne accorgi perché c'hai le erbacce. Stessa cosa è nella supply chain, nella produzione, nella logistica, dove spesso le insidie, spesso tutti i problemi che causano inefficienza e che causano perdite di soldi si nascondono in maniera subdola, vanno cercati, identificati e risolti, perché non c'è qualcuno che si presenta, ti bussa e ti dice ehi, sono il problema. E da qui poi c'è anche la mia seconda domanda che è strettamente legata a tutto questo. Inefficienze spesso sono nascoste e saltano fuori poi ad un certo punto. Quindi la domanda è proprio questa: quali sono i KPI che erodono il margine e poi appunto se ne accorge sempre troppo tardi? Vedi, tu hai fatto proprio centro perché hai usato due parole, una in particolare che è KPI, cioè ti hai identificato una cosa in particolare che è la valutazione di quello che è l'esito, di quello che è il problema, di quello che è il processo di miglioramento che si è fatto. Che cosa intendo? Che sia un'implementazione, che sia l'introduzione di un nuovo strumento, di una nuova tecnologia, prima di tutto, ancora prima di parlare dello strumento o del software, perché qui in casa nostra spesso si arriva e si parla direttamente di software, ma per valutare se l'introduzione dello strumento alla fine è stata buona, cattiva, si è ripagata in un anno o due, bisogna anche avere ben chiari quelli che sono i KPI, hai detto tu, ma anche i processi, dico io molto prima, sui quali si vuole intervenire, perché l'inefficienza, come abbiamo detto poco fa, è nascosta, è distribuita. Io posso sì intervenire e risolvere un problema mettendo lo strumento, ma ancora prima ho bisogno di che cosa? Ho bisogno di mappare i processi, misurare, capire dove ho le inefficienze, capire dove ho i mal di pancia per poi andare a risolvere e poi ancora a misurare, per continuare poi sempre a migliorare il processo. Se non misuro, non miglioro. Questo è un po'
la filosofia, quindi la tua osservazione è basilare. Tutti stanno andando nel misurare, perché misurare mi permette di capire dove ho dei buchi, dove faccio bene, dove potrei fare meglio. Questa è la base, che sia business intelligence, che siano cose più o meno strutturate, ma parte tutto dal processo, misurare il processo e averlo definito. Perfetto, quindi in pratica, è necessario mappare questo processo, vedere dove sono i punti critici e da qui ho un'altra domanda. C'è uno strumento, esistono degli strumenti per poter mappare questa parte oppure no? Ma Elena, di strumenti ce ne sono a iosa, non siamo qua a nominarli perché poi sembra che si preferisca uno rispetto all'altro. Il concetto che dobbiamo trasmettere, dobbiamo far nostro qual è? È che una volta analizzato, definito, messo a terra il processo, magari aiutato con uno strumento che può essere uno strumento, un'automazione, una parte software, una revisione di qualsivoglia tipo, vanno misurati tutti questi oggetti KPI, come dicevamo prima in altre puntate. Ok? Gli strumenti che ci permettono di fare questo sono anche delle banali business intelligence senza scomodare intelligenza artificiale o cose più strutturate per arrivare anche a fare cose predittive. La cosa che però fa veramente la differenza è passare dal paradigma, Elena, dove io analizzo funzione per funzione al paradigma in cui io analizzo l'intero processo. Mi spiego meglio. Se io sono in produzione, è limitativo al giorno d'oggi fare analisi, considerare i dati, analizzare l'informazione che ho a disposizione limitatamente al mio ambito. Perché? Perché quando si parla di supply chain non si fa più un ragionamento per funzione, ma si va a vedere l'intero processo. Mi spiego meglio. Io vado a vedere come ho soddisfatto il mio ordine cliente nella sua interezza, partendo quindi dall'approvvigionamento, passando per la produzione, arrivando a vedere come a livello distributivo e di trasporto l'ho soddisfatto. Quindi è importante quando si parla di, come in questo caso, strumenti di reportistica, business intelligence, analisi che sia, fare un ragionamento per processo, non più per funzione, altrimenti torniamo a come ragionavamo 20 anni fa per silos, cosa che al giorno d'oggi è impossibile perché gli scenari sono completamente cambiati. Hai citato tutta una serie di processi e da qui un'altra domanda. Quali sono le leve principali che muovono poi l'ago della bilancia? Ci sono dei processi che vengono sempre presi in considerazione, oppure no, si valuta caso per caso? Diciamo che la logistica e la produzione sono processi tipicamente molto simili all'interno del supply chain, dove comunque si identifica l'ambito degli approvvigionamenti, l'ambito produttivo e l'ambito poi distributivo. Sarebbe riduttivo dire che sono tutti uguali. Noi di aziende ne abbiamo viste parecchie insieme, si riconoscono in tutte queste le stesse, le comuni criticità, i comuni mal di pancia, ok? Va però precisato che anche all'interno dello stesso ambito, prendo l'ambito alimentare, ognuno ha le sue particolarità, quindi ci sono degli aghi comuni che spostano le tendenze, che spostano i bisogni, poi la realtà dei fatti è che ogni azienda, ogni produzione, ogni logistica, ogni trasporto ha le sue particolarità. E questa è la nostra bravura di dare valore con le nostre competenze, capire particolarmente quali sono le esigenze e rispondere di volta in volta a queste particolarità, Elena. Ultima domanda: in quanto tempo un progetto, di efficientamento logistico arriva a ripagarsi da solo? È una domanda subdola, Elena, questa, quella che tu mi fai, perché ti aspetti una risposta del tipo, Boh, 1, 2 anni? esatto, ma io questo non te la darò mai, perché dipende da tantissimi fattori. Faccio il democristiano? No, perché allo stesso tempo con i nostri clienti facciamo anche un'analisi a posteriori di quali, se e in che misura
sono stati i benefici che abbiamo portato. Uno dei più belli che abbiamo fatto è stato quello realizzato con Samo. Siamo partiti da una completa revisione della fabbrica, quindi torno a quello che dicevamo prima. Prima dello strumento viene il processo, è seguita la revisione sia fisica del layout che degli strumenti, perché abbiamo introdotto il MES, abbiamo introdotto il VMS, abbiamo introdotto interfaccia con i corrieri e tutta una serie di moduli che non stiamo qua ad approfondire. La cosa bella è che questo progetto è stato seguito da manuale, quindi processo, strumento e poi la valutazione. Valutazione che ha portato a una riduzione enorme, si parla del 20% di riduzione dei tempi di gestione. Cosa significa? Che prima una persona ci metteva X tempo a fare un'elaborazione di una pianificazione, di cercare i mancanti in quella che era la produzione, siamo andati drasticamente a ridurre questi tempi. Stessa cosa sul picking. Immagina una persona, Elena, che gira 20 minuti per cercare un pezzo, dopo che ha capito che c'è un magazzino, si mette a vedere dove è, anche qui riduzione del 15%. In più, a livello generale perché ci sono tante volte degli ambiti che non vengono considerati in un ritorno dell'investimento, ma che ne subiscono gli effetti dell'introduzione, del miglioramento. Ad esempio, le persone in back office che devono sistemare, che devono cercare di quadrare una situazione, che devono relazionarsi con il cliente, con il fornitore per sistemare una situazione. Anche qui si parla di un 10% di saving. Ecco, questi sono i numeri importanti, sono i numeri da guardare, non tanto la riga quanto mi è costato, che problemi mi ha risolto, cosa ora possono fare le persone che non sono più mezza giornata a settimana a fare una pianificazione fatta in un certo modo, che non sono più a sentire quotidianamente il cliente che si lamenta dei mancanti e via dicendo. Questi sono i veri numeri da guardare dopo un processo, dopo un percorso di miglioramento. Bene Emilio, ti ringrazio per essere stato con noi. È stato un piacere. La supply chain non si ferma e nemmeno noi. Segui Stesi sui suoi canali per restare al passo con l'innovazione tecnologica. Alla prossima puntata.